Ti prego, credimi se ti dico che preferirei passare questi giorni a godermi i postumi importantissimi, peraltro, della mia intossicazione alimentare, seduto sul trono con il mio nuovo migliore amico, camminando come Jack Sparrow e avendo più nausee di una donna in gravidanza. E invece no, ci pensa nuovamente lo zio Bill a movimentarci la vita, perché c'è una novità di tutto rilievo che riguarda la maggior parte dei computer probabilmente che hanno installato o ancora che vorrebbero installare Windows 11 24H2 e che a seconda dei casi o non possono farlo oppure peggio ancora si bloccano. Ebbene sì, perché ne è uscita una nuova. Andiamo a vedere di che si tratta e quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Inizio a pensare che probabilmente dovremmo escogitare anche un nuovo rituale apotropaico ogni volta che pronunciamo la parola Microsoft, perché a quanto pare tutte le volte che la nominiamo succede qualche cosa di brutto, ed è successo anche oggi. Ma prima di andare a vedere esattamente che cosa è successo, dobbiamo fare anche un altro rituale apotropaico che invece conosci benissimo per salvaguardarci da un'altra potenziale minaccia costituita dalle temibili divinità del tubo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Te la ricordi questa pagina? Ebbene sì, è sempre la stessa di cui abbiamo avuto occasione di parlare già in ben 2 video precedenti e che non so se sarebbe più giusto chiamare la pagina delle meraviglie oppure la pagina della vergogna di Microsoft. E questo perché solamente poche ore fa si è arricchita di un'ulteriore mirabile chicca che vado subito a mostrarti. Se scendiamo un pochino più in basso, infatti leggiamo questo. Dopo aver installato Windows 11 nella versione 24H2 potresti riscontrare problemi con i giochi e non solo, aggiungo io, ma ti spiego meglio tra un attimo, se hai abilitato Auto HDR sul tuo dispositivo. Potresti notare che i colori del gioco non sono corretti in alcune configurazioni di visualizzazione, e questo sicuramente è il meno, ma potresti anche notare che alcuni giochi smettono di rispondere. Ma attenzione, l'HDR non è utilizzato solo ed esclusivamente dai giochi, che sicuramente quando sono in esecuzione, magari a schermo intero, se si bloccano anche il computer. Ma l'HDR è utilizzato da moltissime altre applicazioni. Solo per fare degli esempi, ci possono essere VLC che utilizzi per guardare i filmati multimediali, oppure ci può essere Photoshop che utilizzi per il fotoritocco, Blender o AutoCAD che utilizzi per la programmazione e quindi per applicazioni lavorative, professionali. E se il computer ti si blocca a schermo intero con un'applicazione del genere, sono dolori soprattutto se non hai salvato il file, perché rischi di perdere delle belle ore di lavoro. Ma andiamo avanti. E per farlo, piuttosto che ricorrere al Microsoftese che sa spesso essere molto arzigogolato e talvolta anche piuttosto incomprensibile, utilizziamo una qualsiasi delle varie riviste di settore che in queste ore si sono rimbalzate l'un l'altra questa notizia, e ti suggerisco di partire proprio da HTML Magazine, che ci informa che l'aggiornamento a Windows 11 nella versione 24H2 è stato bloccato a causa di nuovi bug nel gioco. E non solo, ribadisco. Se scendiamo un pochettino più in basso, infatti, troveremo una risposta a una domanda che mi è stata rivolta spessissimo in community, ovvero perché a molti utenti non è ancora arrivato e probabilmente non arriverà se non fanno questa operazione l'aggiornamento a questa versione di Windows. Leggiamo. L'articolo ci informa che, come è noto, Windows 11 ha introdotto alcune novità esclusive, alcune delle quali dedicate al mondo dei videogiochi. Purtroppo, una di queste funzionalità, come ben sappiamo, sta attualmente creando problemi, costringendo Microsoft a bloccare l'aggiornamento a Windows 11 24H2 per diversi utenti. Ma cerchiamo di capire anche quali sono questi utenti.
Microsoft infatti non ha specificato quali configurazioni di dispositivi e nemmeno quali giochi sono interessati dal bug. L'unica soluzione che abbiamo per ottenere Windows 11 24H2 al giorno d'oggi è quella di disattivare l'auto HDR. Microsoft infatti ha applicato un vero e proprio blocco di compatibilità a tutti i sistemi Windows 11 con la funzionalità auto HDR attiva e quindi tutte le macchine su cui questo semplicissimo switch è spostato su on, come vedremo tra un attimo, non possono ricevere Windows 11 24H2 se lo hanno già ricevuto ed utilizzano uno qualunque degli hardware, dei software incriminati, vanno incontro a dei blocchi. Inoltre Microsoft aggiunge che è consigliabile non tentare di eseguire manualmente l'aggiornamento alla versione 24H2 utilizzando l'assistente di installazione di Windows 11 oppure lo strumento di creazione dei supporti fino a quando questo problema non sarà stato campacavallo risolto. Insomma, prima ci dicono che la 24H2 può essere installata solo sui dispositivi supportati, ci danno uno strumento per verificare se il nostro dispositivo è supportato, in quel caso la possiamo installare. Poi ci dicono che insomma vabbè a umma se non lo diciamo a nessuno lo possiamo anche installare sui dispositivi non supportati e ci dicono come fare. Poi ci dicono che quella cosa che ci avevano detto non va più bene e che quindi va solo sui dispositivi supportati, e adesso che abbiamo il nostro dispositivo supportato scopriamo che una delle cose supportatissime, o meglio incentivate da Windows 11 24H2, ovvero l'HDR, ci crea dei grossi problemi. Insomma, non fa una grinza, no? Ma allora come si risolve questo terribile problema che ha portato alla sospensione della distribuzione degli aggiornamenti di Windows 11 24H2 su moltissime macchine e che ne blocca altrettante? Sarà una cosa complicatissima? Ebbene, no. Bastano 4 clic, anzi, a dirti proprio la verità, ne basta uno. Ti faccio vedere come si fa. Quello che devi fare è andare in basso sul tasto Start e una volta aperto il menu portarti sulle impostazioni. Dopo aver aperto le impostazioni ti porterai qui su Sistema e aprirai la prima voce, quella che si chiama Schermo. Una volta aperto lo schermo vedrai che c'è questa famigerata voce HDR su cui naturalmente andrai a cliccare, e qui i casi sono due: o hai una situazione come questa della mia macchina virtuale che ti sto mostrando che non dispone di HDR e quindi sei già sano e salvo, oppure avrai una situazione come quella dell'immagine che ti sto mostrando in questo momento in cui c'è un selettore evidenziato in questo caso nel rettangolo rosso che può essere posizionato su on oppure su off. Bene, l'unica cosa che devi fare è metterlo come lo vedi in questa immagine, ovvero su off, e facendo questo avrai risolto tutti quanti i tuoi problemi. Ma a questo punto mi sta sorgendo un dubbio: che la mia acidità di stomaco non sia dovuta all'intossicazione alimentare? Bah. E vabbè, bei tempi quelli in cui su questo canale si pasteggiava allegramente a suon di Nutella e burro d'arachidi. Adesso mi tocca il biochetasi, ma anche questa ha da passare. Portiamo un po' di pazienza e andiamo avanti. Anzi, pensiamo alle cose belle, come ad esempio i ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti solo ed esclusivamente proprio per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta, come di consueto, che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Alla salute.